Quanti videogiochi hanno cercato di venderci l'esperienza del viaggio? Perdersi nella natura incontaminata mentre cacciamo taglie in Red Dead Redemption 2, salpare in cerca di tesori nei Caraibi di Assassin's Creed Black Flag, o sbagliare manovre in Outer Wilds, andare a deriva nello spazio profondo, ascoltando i gemiti pesanti del nostro personaggio, quando l'indicatore dell'ossigeno raggiunge lo 0. Ok, lasciate perdere l'ultimo esempio. Il punto è che molti giochi partono dal presupposto che l'esperienza del viaggio è divertente, ma non abbastanza divertente. E allora aggiungono la caccia, la pesca, il parkour, pilotare un'astronave. E se invece volessimo solo viaggiare? C'è un gioco che promette esattamente questo, l'esperienza di un viaggio ridotta alla sua essenza. Restate con noi, perché oggi vi parliamo di Journey. Prima di iniziare, una piccola comunicazione. Il 64% di chi guarda i nostri video non è iscritto al canale. Se vi piace quello che facciamo, iscrivetevi, ci aiuterà a raggiungere più persone e migliorare sempre di più. Ma ora torniamo al video. Un deserto sconfinato, una figura incappucciata. Qualcuno? Forse nessuno. Non ha importanza. Di fronte una duna e sopra qualcosa, un drappo che si agita al vento. Non c'è altro, non serve altro. E siamo già in moto. A volte basta solo indicare un punto non troppo distante per iniziare un viaggio, per creare una storia. E Journey è proprio questo, una luce in mezzo alla tempesta che ci dà speranza, sempre un po' più in là di noi, ma sempre a portata di mano. Seguire questa luce è forse l'unica cosa che ci distingue dagli altri granelli di sabbia, spinti come noi da forze incomprensibili. Siamo soli, è vero, ma siamo anche speciali, unici in un viaggio straordinario. Poi però incontriamo, qualcuno. Non potremmo definirlo meglio, una figura incappucciata come noi, persa come noi, sola come noi, o forse un po' meno sola con noi. Condividere il viaggio con qualcuno ci fa sentire un po' meno smarriti, è vero, ma anche meno speciali. L'altro può essere chiunque, può essere un giocatore come noi, può essere noi. Nessuno potrebbe distinguerci da questo compagno di viaggio. Non per l'aspetto, né per il nome e nemmeno la voce, ma se l'altro si confonde in noi, allora anche noi smettiamo di avere consistenza, smarriamo noi stessi e ci ritroviamo ancora più soli nell'infinità del deserto. Per fortuna però abbiamo una luce su cui concentrare l'attenzione per non perderci. Journey, il viaggio, è il nostro appiglio, è il centro di gravità che ci permette di scivolare sulla sabbia senza mescolarci a essa, di strisciare nell'oscurità senza rimanere ciechi e di avanzare sulla neve senza sprofondare. E questo viaggio inizia proprio dal deserto e dalle rovine che lo abitano. Un parco giochi dove impariamo a muoverci, a interagire, forse anche a collaborare. Ci accompagna un senso di mistero, di scoperta. Siamo come un bambino che muove i primi passi incerti nel mondo, gli occhi pieni di meraviglia e una mano tesa che lo guida nell'esplorazione. Ma come i bambini crescono e maturano, quel senso di ingenua meraviglia si alterna a emozioni più cupe, tipiche dell'adolescenza. L'ansia per cosa ci aspetta più avanti, la paura di non sapere affrontare gli ostacoli della vita. La discesa improvvisa nelle caverne ricorda proprio questo cambiamento repentino. Gli enormi guardiani volanti, per la prima volta, ci fanno sentire in pericolo e ci costringono a nasconderci, a non mostrarci, a fare piano. Ma l'oscurità, come l'adolescenza, non è eterna e si può sempre ritrovare una luce risalendo dagli abissi. È faticoso, ci sono alti e bassi, ma diventare adulti vuol dire anche affrontare le avversità più dure e il tempo che scorre veloce. Precipitati nella caverna e risaliti fino ai piedi della montagna, ora ci attende la vera destinazione del nostro viaggio. Come l'età che si fa sentire e ci impone di rallentare, la neve rende più lenti e metodici i nostri passi, mentre i guardiani tornano a farci paura e a imporci cautela. E noi avanziamo, a fatica, ma comunque spingiamo verso la cima. E ci proviamo a non dar peso alla stanchezza che monta passo dopo passo, al freddo che rallenta e alla neve che ci impedisce di vedere, ma alla fine è tutto inutile. Per quanto possiamo sforzarci, non potremo mai raggiungere la luce in cima alla montagna. Non ne abbiamo le forze, dobbiamo arrenderci. La vita scivola via da noi, sale vorticosamente e flutta fin dove non saremo mai riusciti ad arrivare, la vetta. Siamo finalmente in cima, noi o forse la nostra anima. Ma tutto ciò che conta adesso è attraversare quella luce, scoprire cosa ci attende oltre. Il gioco si chiude con una luce che discende la montagna e lentamente ripercorre le tappe del nostro viaggio, fino a tornare esattamente dove tutto era partito, nel deserto. Dal nulla al nulla. Il ciclo è compiuto, ma allo stesso tempo il viaggio è appena cominciato. Grazie per essere arrivati fin qui. Doveva essere un video chill, ma ci siamo distratti un attimo ed è diventato qualcosa di più esistenziale.
Vabbè, la prossima volta mi gioco Animal Crossing, che è più chill. Di quello non si... Oh no. Oh no. Oh no. Se il video vi è piaciuto fatecelo sapere nei commenti, lasciate un mi piace, iscrivetevi. Sono piccole cose, ma ci aiutano molto a crescere e ci permettono di raggiungere sempre più persone. Grazie a tutti per il supporto, di qualunque tipo, e al prossimo video.